Siamo nel cuore dell'antica città di Alesa Arconidea e quelli che vedete alle mie spalle sono i resti del complesso monumentale più importante della città. E questo complesso è costituito da due edifici che si trovano nel cuore dell'impianto urbanistico della città, che è un impianto di tipo ippodameo. Infatti il complesso dell'Agorà occupa lo spazio di 3 isolati dell'impianto e si colloca tra la strada principale del sito, che era il Cardo Massimo, e a monte è delimitato da un'altra via parallela al Cardo Massimo che è stata definita Cardo Secondo. L'edificio si attesta intorno alla fine del secondo secolo d.C., cioè in un momento in cui questo sito raggiunge il massimo della floridezza economica dovuta al commercio con la nascente potenza romana. Questa ricchezza consentì di edificare una serie di monumenti, tra cui appunto il complesso dell'Agorà, dotando questo luogo di edifici che avevano un aspetto monumentale e soprattutto di carattere scenografico, così come era in uso in quel determinato periodo storico. Grazie agli interventi di scavo effettuati in questo luogo a partire dagli anni 50 del secolo scorso, oggi siamo nelle condizioni di conoscere l'edificio in tutte le sue parti, la struttura architettonica del complesso e soprattutto la parte meridionale del complesso stesso. Si tratta di una piazza a cielo aperto pavimentata in cotto, raccordata al Cardo Massimo tramite una scala, che è circondata su 3 lati da un doppio portico, molto probabilmente su 2 livelli. Sulla fronte vi era un colonnato in stile dorico con architrave, fregio e cornice, concluso da una serie di grondaie a teste leonine funzionali, e nel piano superiore un'altra serie di colonne che prospettavano sulla piazza, mentre all'interno il portico era bipartito da un colonnato realizzato in materiale laterizio di ordine ionico. Nella metà nord della parete di fondo del doppio portico si aprono una serie di vani che inizialmente erano delle botteghe, successivamente sono state riadattate a sacelli, e ancora dopo, in epoca romana, quando l'edificio viene trasformato in foro, questi ambienti furono dedicati al culto di Augusto, che era praticato e affidato al collegio dei Severi Augustali. In particolare il terzo vano da nord era il sacello dedicato all'imperatore, alla divinità principale, che era appunto Augusto. Nell'angolo nord-ovest della piazza insistono una serie di monumenti minori, tra i quali un grande basamento in opera reticolata, che molto probabilmente è stato definito il tribunale della città, dove avvenivano le controversie, venivano discusse le controversie legali. A parte questo grande podio abbiamo la presenza di altri edifici minori, tra cui una serie di esedre curve che sono incastonate negli intercolumni del colonnato esterno, e altre basi di statue onorarie di personaggi illustri della città, o di evergeti, o di seviri che dedicavano statue offerte alle divinità venerate nel sito.
Al centro della piazza, in corrispondenza agli ultimi due vani, una serie di altari, di 3 altari, e al di là, ancora più a sud di questi, 2 naiscoi rappresentano gli ultimi monumenti minori di questa area della piazza. Grazie ai resti conservati del complesso monumentale dell'Agorà e ai rilievi effettuati delle strutture, oggi siamo nelle condizioni di avere gli strumenti necessari per poter realizzare una ricostruzione virtuale del monumento così come doveva essere originariamente, e anche delle trasformazioni avvenute nel corso dell'età imperiale. Questa operazione è stata oggetto di collaborazione con l'Università di Palermo, in particolare con il professore Massimo Limoncelli del Dipartimento Cultura e Società, che è impegnato a realizzare questo modello 3D in maniera tale di avere la possibilità di verificare in tutte le sue parti la complessità dell'edificio.